Cari amici, bentrovati ai 7 segreti del caffè. Questo appuntamento dedicato a tutti gli appassionati, gli amanti, ma anche agli esperti del settore. Dunque siamo a questo nono episodio e continuiamo a trattare l'argomento della tostatura del caffè. Abbiamo già parlato di questo tema nei precedenti 2 episodi, introducendolo e poi andando a tostare del caffè insieme andando a regolare i parametri del profilo di tostatura sulla nostra Tosta Bar Genius K1 al fine di vedere che cosa è possibile personalizzare. Riepilogo che abbiamo parlato di lunghezza del profilo, altezza e forma, quindi intendendo con questi 3 termini il tempo, ovvero la durata della nostra cosiddetta cotta, la temperatura di scarico, la temperatura di fine cottura, quella a cui decidiamo di scaricare il caffè, e cioè l'altezza del nostro profilo, e la forma, quindi questa curva, una curva sul piano tempo-temperatura che ci dice come il nostro caffè è andato dalla temperatura di immissione a cui quindi abbiamo introdotto il caffè in macchina fino alla temperatura di scarico. Proseguiamo a parlare del tema torrefazione del caffè, dicendo però che cosa cambia in tazza apportando delle variazioni ai parametri di tostatura, cioè tempo, temperatura, forma. Intanto cominciamo a visualizzare, alla mia sinistra, un grafico. Su questo grafico troviamo, come sempre, 3 curve. Queste 3 curve sono riportate su un piano cartesiano in cui sull'asse orizzontale, quindi su quello delle ascisse, abbiamo una scala che va da 0 fino a 100 e sull'asse verticale delle ordinate abbiamo una scala che va da 0 fino a 120. Questi 2 valori, come sempre, sono dei valori relativi, quindi non oggettivi, non sono una misurazione ma sono soltanto una parametrazione relativa per poter unire sullo stesso piano 3 parametri che hanno ovviamente misurazioni differenti. Le 3 curve sono rappresentate come sempre in azzurro, in rosso e in verde e rappresentano l'andamento di 3 coppie di valori che per nostra comodità abbiamo fatto diventare appunto 3 coppie e unificato. Possono esserci in ognuna delle coppie delle leggere variazioni nell'andamento sul piano tra una e l'altra, ma sostanzialmente l'andamento dei valori di ognuna di queste coppie di caratteristiche del caffè espresso viaggiano nella maniera in cui noi l'abbiamo rappresentata. La scala orizzontale ci dice che l'asse orizzontale ci dice che possiamo tostare da una tostatura a cannella, quindi una tostatura molto chiara, fino al valore rappresentato 100, fino ad una tostatura tipicamente dell'espresso napoletano, quindi una tostatura particolarmente scura e lunga. Vediamo un po' queste tre coppie di valori come cambiano. La prima, rappresentata in azzurro, rappresenta appunto la variazione andando da una tostatura molto chiara, più o meno ovviamente rappresentata diciamo nel punto 20 della scala delle ascisse, della scala orizzontale, dell'asse orizzontale. Punto 20 è una tostatura a cannella tipicamente adottata in paesi scandinavi o nei paesi del Nord America. Non fa proprio, non è proprio un tipo di tostatura adottabile per l'espresso italiano. È una tostatura che può realizzarsi in 12, 13, 14 minuti con temperature finali molto molto basse. Vediamo sulla coppia di valori acido-dolce, quindi quella in azzurro, che questi valori sono al top, sono altissimi, quindi se volessimo valorizzare nel nostro espresso questo, cioè l'acidità e la dolcezza, ovviamente potremmo lavorare con questi parametri, quindi temperature molto basse, 210-215 gradi come temperatura di fine cottura e 13-14 minuti come tempo di tostatura. Andiamo avanti ancora sulle 2 curve rappresentate nel nostro grafico, che rappresentano altre 2 importantissime coppie di valori da analizzare nel nostro espresso. E quindi abbiamo
in rosso corpo e astringenza ed in verde aroma e persistenza. Corpo e astringenza sono due valori, uno positivo o senz'altro diciamo un pregio del caffè, almeno di quello dell'espresso italiano. Astringenza sicuramente una sensazione tattile negativa. Viaggiano insieme e aumentano in maniera sensibile fino ad una tostatura che sulla scala delle ordinate vedete più o meno essere localizzata tra 60 e 80, quindi significa una tostatura italiana, di più un espresso italiano, quindi con tempi di 16-17 minuti e temperature di fine cottura di 225-228 gradi, e abbiamo corpo e astringenza che salgono a valori massimi. È ovvio che ognuno di questi valori sarà tanto più elevato o viceversa tanto più basso quanto i valori di partenza della materia prima che andiamo a utilizzare lo saranno. Quindi cosa significa? Che se avremo caffè con un corpo particolarmente alto in partenza, sarà ulteriormente valorizzato attraverso una cottura più spinta. Ancora nella terza curva, quella rappresentata in verde, abbiamo la coppia di valori di aroma e persistenza, quindi intensità. Qui parliamo naturalmente non di qualità ma di intensità dell'aroma e della persistenza, e in particolare l'aroma che sarà particolarmente intenso, quello che stiamo rappresentando su questa curva è quello del tostato, che cresce fino ad un certo punto, poi da un certo punto in poi che un apice, da un certo punto in poi, che è quello che rappresenta la tostatura tipicamente italiana, comincia a decrescere. Quindi per tostature più spinte aroma di tostato e persistenza perdono un po' fino a rimanere comunque a valori piuttosto elevati. La comprensione di questo grafico, o meglio dei cambiamenti che su queste 6 caratteristiche che abbiamo illustrato, acido dolce, corpo astringenza, aroma di tostato, persistenza, quindi le variazioni di queste 6 caratteristiche in funzione della lunghezza del profilo di tostatura e quindi di conseguenza anche dell'altezza del profilo di tostatura, ovvero tempo, temperatura di fine cottura, determinano la possibilità di personalizzare il vostro caffè espresso. Tostare con Tostabar consente la possibilità di personalizzare lunghezza, altezza ed eventualmente anche la forma del nostro profilo di tostatura, e poter quindi nell'ambito di queste 6 caratteristiche individuare l'espresso che più noi desideriamo mettere in tazza, e come sempre con la nostra filosofia, e cioè che l'espresso perfetto non esiste, ma esiste il vostro espresso perfetto. È possibile perciò progettare un espresso con determinate caratteristiche e realizzarlo, comprendendo bene come cambiano queste 6 caratteristiche al variare del nostro profilo di tostatura. Il risultato qual è? È che una stessa miscela tostata in 3 modi differenti darà origine a 3 bevande differenti. Quindi la possibilità di, per esempio, in un locale somministrare una stessa miscela con 3 tostature che potremmo definire light, italiana, per esempio napoletana, o ancora di utilizzare tostature differenti per preparazioni differenti. Il nostro focus rimane sempre e comunque sull'espresso, ma ciò non significa che se vorrete provare ad estrarre la vostra bevanda con sistemi diversi, che possono essere filtro o moka o qualcos'altro, non possiate farlo, e ovviamente sfruttando al meglio le possibilità di personalizzazione che la vostra tostatrice vi consentirà. Cari amici, vi do appuntamento al prossimo episodio e a presto con i 7 segreti del caffè. Ciao!